mi sono resa conto di quante cose belle ci siano nella mia vita. Ciao ragazzi, io sono Wendy e mentre preparo un cappuccino per mio marito ho deciso di condividere con voi alcune riflessioni. In questo momento, tra le pulizie di casa e i piccoli gesti quotidiani, mi rendo conto di quanto siano importanti le cose semplici e di come sia fondamentale apprezzare ogni momento. Anche se a volte ci sembra di essere presi dalla frenesia, fermarsi un attimo e pensare a tutto ciò che abbiamo rende la vita più bella e ricca di gratitudine. Quindi oggi vorrei ricordarmi di trovare sempre tempo per le cose che mi fanno stare bene. Non potrei mai cominciare senza pensare alle persone che amo, la famiglia, gli amici, le persone care. Anche se non sono sempre fisicamente vicini, sapere che ci sono mi dà molta forza e mi fa sentire meno sola. Essere lontana da casa non è facile, ma il loro sostegno, anche a distanza, mi dà coraggio e mi ricorda che non sono mai veramente sola. Il loro affetto e parole di conforto mi aiutano a superare ogni difficoltà e a continuare a lottare per i miei sogni, sapendo che il loro amore è sempre con me, ovunque io sia. Farò prendere aria alle stanze. Lascerò a molo in acqua e aceto il vaso del bambù per pulirlo bene. Poi avvierò la lavatrice con le lenzuola appena tolte. Mi preparerò per uscire e andare a fare la spesa e al mio ritorno continuerò con le faccende di casa. Fare la spesa è un gesto semplice, ma per me è molto importante perché mi ricorda quanto sono fortunata ad avere questa possibilità. Anche se può sembrare una cosa normale o scontata, io la vivo con gratitudine. Immagino perché vengo da un paese dove non è così facile avere sempre cibo o tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quando faccio la spesa, penso che è una responsabilità che mi riempie di orgoglio. Risciacquerò molto bene il vaso e toglierò la polvere del bambù bagnando le sue foglie. Vediamo se riesco a far crescere questo bambù forte e sano. E poi ci sono le piccole cose di ogni giorno. Il profumo del caffè, prendermi cura delle mie piante, preparare la merenda di mia figlia. Mi rendo conto di quanto siano importanti queste semplici abitudini.
Sono momenti che mi fanno sentire viva e mi riempiono di gioia. Piccoli gesti quotidiani che rendono la vita speciale e piena di significato se ci pensiamo. Questi momenti mi ricordano quanto sia bello apprezzare le cose semplici e vivere con cura e attenzione. Oggi mangiamo la pizza. Lasciamo stare che non sono una brava cuoca e che anche con tutto il mio impegno non riesco sempre a fare tutto perfettamente. Tuttavia apprezzo molto il mio percorso di crescita personale. Ogni sfida che affronto, ogni passo avanti che faccio mi rende più forte e più consapevole di me stessa. Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa che un giorno avrei fatto video di riprese a una lavatrice o a una pizza per YouTube, non ci avrei creduto. E oggi voglio che questa mia esperienza possa essere di ispirazione anche per altre persone. Non importa se all'inizio non sembra tutto perfetto. Ho imparato ad apprezzare il continuare a credere in me stessa e a seguire i miei sogni, un passo alla volta. Penso che anche nelle cose più semplici si può trovare motivo di gratitudine. Quindi se sei in un nuovo progetto, qualunque esso sia, non fermarti. Continua a credere in te stessa, perché ogni piccolo progresso ti porta più vicina ai tuoi obiettivi. Vado a lavare i panni della cucina e anche la tovaglia con quello che rimane del vanish, che devo assolutamente ricomprare. Fa il suo lavoro di smacchiare e sbiancare già a partire da 20 gradi, quindi è perfetto anche per lavaggi a basse temperature. Una delle cose per cui sono così grata è la salute. Sapere di poter vivere senza grandi limitazioni è una cosa che non do mai per scontata. Quando stiamo bene, riusciamo a fare tutto quello che ci piace e a goderci ogni momento. È una fortuna che spesso dimentichiamo, ma che invece dobbiamo valorizzare ogni giorno. Prendersi cura della casa, come il lavaggio dei panni, la cucina, gli strumenti di pulizia o il materasso, è anche un modo per rispettare e proteggere questa nostra salute. Do un po' di olio di girasole ai taglieri di legno, anche perché non ho altro, e mi rendo conto di quanto siano importanti anche i gesti semplici per aiutare gli altri. Noi abbiamo deciso di fare dei video in cui condividiamo la nostra quotidianità, mostrando le faccende di casa e dando qualche consiglio o spunto utile, come ad esempio come prendersi cura dei propri taglieri. Mi piace pensare che anche piccoli gesti possano fare la differenza e che condividendo le nostre esperienze possiamo aiutare e ispirare a chi ci guarda. Per idratare e proteggere i taglieri in legno è meglio usare olio di lino o di noci. Assicurati che il tagliere sia pulito e asciutto. Poi versa un po' di olio sul legno e distribuiscilo bene su tutta la superficie, anche sui bordi.
Lascia assorbire l'olio per qualche ora o tutta la notte, così il legno si manterrà morbido e protetto. E ricorda di ripetere questa operazione ogni tanto, soprattutto se il legno inizia a sembrare secco. Un'altra cosa a cui tengo tanto è il presente. Mi piace pensare che ogni giorno, anche con le sue piccole sfide, abbia qualcosa di speciale. Imparare ad apprezzare le piccole gioie come un sorriso, una chiacchierata o un momento di tranquillità mi rende la vita più ricca e più bella. La resilienza è una qualità che ho scoperto di avere e di cui sono molto grata. La capacità di affrontare le difficoltà, di rialzarmi dopo un momento brutto, mi aiuta a non perdere mai la speranza. Ogni ostacolo ci rende più forti e ci insegna qualcosa di importante. E così cerco di vivere ogni giorno con gratitudine e coraggio, pensando che anche nei momenti difficili ci sia sempre una lezione da imparare e un motivo per andare avanti con fiducia. Riorganizzerò i panni asciutti e dopo vado a stirare la tovaglia per averla pronta per il prossimo utilizzo. Ultimamente ho riflettuto sul fatto che spesso ci dedichiamo a preparare la casa e le cose belle solo quando abbiamo ospiti o amici in visita, cucinando piatti gustosi e mettendo cura a tutto, anche a pulire per rendere la casa fresca e accogliente. Però mi sono reso conto che dovremmo anche imparare ad apprezzare queste cose per noi stessi, non solo quando ci sono gli altri. Ad esempio, usando la tovaglia anche quando siamo soli o in famiglia, per rendere i momenti quotidiani più belli e speciali. Può aiutarci a sentirci più bene e a godere di ciò che abbiamo, senza dover aspettare occasioni particolari. Voglio spolverare e profumare con calma le camere da letto. La vita è fatta anche di questi momenti, di gesti quotidiani che, se li viviamo con attenzione, possono riempirci di gioia e gratitudine. Voglio lasciarvi con un pensiero.
Non aspettate che siano grandi eventi o occasioni speciali per sentirci felici o per ringraziare. La vera ricchezza sta nelle cose di tutti i giorni, nei sorrisi, nelle parole gentili, nel prendersi cura di se stessi o degli altri. Anche un semplice gesto, come preparare una tazza di tè, sistemare la casa con cura o dedicare un abbraccio alla persona che amate, può fare la differenza. Questi cuscini faranno la fila per essere lavati. Ricordate che ognuno di noi può trovare la bellezza nelle piccole cose. Non dobbiamo fissarci solo sul materiale o confrontarci con gli altri, ma vivere la nostra realtà, la nostra situazione. Basta solo fermarsi un attimo, respirare profondamente e guardarsi intorno con occhi pieni di gratitudine. Anche nelle faccende di casa possiamo trovare un momento di pace e di riflessione, un'occasione per amare noi stessi e apprezzare ciò che abbiamo. È importante ricordare che la felicità si trova spesso nelle cose semplici e imparare a godere di questi momenti ci aiuta a sentirci più sereni e più vicini a noi stessi. Vi ringrazio per essere stati qui oggi. Spero che questo video vi abbia portato un po' di luce e di serenità. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!